a tutti ragazzi e benvenuti su S-Video. L'intro che avete appena visto l'ho realizzata con un template di Motion Array per Adobe Premiere Pro. Ci ho messo solo qualche minuto per farla ed in questo tutorial vedremo quanto è semplice. Se invece volete capire come funziona Motion Array in generale e anche quali sono i suoi piani di abbonamento, potreste dare un'occhiata a questo video. Ma adesso invece passiamo al computer. Per prima cosa rechiamoci sul sito di Motion Array ed eseguiamo il login. A questo punto possiamo recarci nella sezione Templates. Passando il mouse vediamo che si apre una sottosezione con i vari programmi disponibili. Per il tutorial di oggi noi useremo Adobe Premiere Pro. Come potete vedere abbiamo una serie di filtri sulla sinistra e qui possiamo anche organizzare e ordinare i risultati. Quindi possiamo direttamente cercare i templates in base a quello che dobbiamo realizzare. Inoltre possiamo scegliere anche la risoluzione e soprattutto in questa sezione possiamo scegliere se il video deve essere orizzontale, in verticale o quadrato, quindi questo diventa molto comodo magari se dobbiamo realizzare qualche storia di Instagram o qualche post per i social. Inoltre possiamo ordinare i risultati in vari modi e possiamo impostare anche la data di pubblicazione di questo tipo di contenuti. Se noi passiamo il mouse sopra questi templates vedremo subito l'anteprima, quindi ad esempio se magari selezioniamo questo qui, clicchiamo play e qui abbiamo tutta una serie di informazioni. Intanto qui abbiamo la versione minima richiesta di Premiere, in questo caso è la 2020, la risoluzione di questo progetto, inoltre viene specificato che non servono plugin esterni e la musica che abbiamo sentito in questa anteprima chiaramente non è inclusa, ma se noi clicchiamo su questa canzone andremo direttamente alla pagina di Motion Array e quindi se abbiamo l'abbonamento possiamo tranquillamente scaricare questa canzone, il che è veramente comodissimo. Ma adesso vediamo effettivamente come modificare questo template, che è quello lì che avete visto nell'intro del mio video. Quindi se io ora faccio play possiamo vedere che lo stile è identico, proprio perché il template era questo. Come possiamo vedere è richiesto Premiere 2018, quindi una versione molto vecchia. Il progetto è in Full HD, pesa solo 3 MB, non ha bisogno di plugin e questa è la musica che potremo scaricare. Clicco su download, salvo il file, apro il pacchetto zip ed estraggo i file. Una volta estratto rechiamoci all'interno della cartella. Come vediamo abbiamo la cartella font che ci dice il font utilizzato e quindi poi possiamo andare a scaricarlo se non lo abbiamo. Poi abbiamo le istruzioni in PDF, sono le classiche che sono incluse con Motion Array, alcune volte è incluso anche un video tutorial per il singolo template. Ma adesso andiamo qui ed apriamo il progetto, quindi diciamo ok e troviamo tutte queste sequenze nidificate e anche la traccia audio. Io direi di iniziare dalla traccia audio, infatti se l'ascoltiamo si sente la vocina preview proprio perché non è inclusa in questo pacchetto. E allora dirigiamoci nella pagina del template e clicchiamo su questa canzone. A questo punto scarichiamo il file e in questo caso estraiamo la versione breve. Quindi una volta estratta importeremo questa musica nel nostro progetto. Apriamo la cartella e selezioniamo il file. Lo trasciniamo sulla timeline e come vediamo è identico. Quindi lo portiamo con lo stesso taglio che abbiamo nella musica originale. Abbiamo solo un frame prima di qua. Quindi cancelliamo e trasciniamo la nuova traccia. Zoomiamo, come vediamo abbiamo un frame di nuovo e inizia la musica. Quindi facciamo play. Adesso non c'è più la vocina che dice preview e quindi la musica l'abbiamo sistemata. Poi andiamo a vedere effettivamente da che cosa è composto questo progetto. Abbiamo questo livello di regolazione che se clicchiamo l'icona dell'occhio fa scomparire le bande nere. Quindi se vogliamo possiamo tranquillamente rimuoverle. Poi abbiamo questo livello che include, come possiamo vedere qui, ora ho zoomato quindi lo vedete meglio, questi piccoli graffi che ci sono nel video e poi abbiamo quest'altro livello che sono questi elementi più i quadratini, quindi abbiamo la libertà di rimuovere eventualmente sia tutti i graffi e questi effetti oppure possiamo lasciarli. Ma adesso entriamo effettivamente nel vivo della modifica. Intanto metto su muto in modo da non essere disturbati
entriamo all'interno della scena 1, quindi doppio clic, e qui all'interno, ragazzi, dovremo andare a sostituire semplicemente il titolo e il placeholder. Quindi doppio clic sul titolo e, come vediamo, abbiamo questi titoli che con un doppio clic possiamo tranquillamente modificare. E quindi scrivo esempio per voi. Sì, ragazzi, perdonatemi, non ho molta fantasia. Quindi chiudo il titolo 1 e adesso dobbiamo modificare il placeholder. Quindi qui potremo inserire o un'immagine o un video. Quindi clicchiamo su File, Importa, seleziono una foto che desidero come prima immagine. In questo caso la foto chiaramente è gigantesca rispetto al video in Full HD, quindi andiamo in controllo effetti e diminuiamo la scala fino a quando magari, ok, a 33 più o meno ci siamo. Quindi se ora chiudo placeholder, come vediamo, facciamo play, abbiamo la nostra scena editata. Quindi se torniamo all'interno della sequenza principale che si chiama Final Export, poi vado indietro, faccio play, come vediamo abbiamo questa prima scena. Adesso quindi non ci rimane che modificare la seconda scena, quindi doppio clic, abbiamo questi livelli che li dobbiamo lasciare invariati a meno che non dobbiamo fare modifiche pesanti, entriamo sempre all'interno del titolo, selezioniamo il testo, quindi in questo caso scrivo scena numero 2, sempre per la poca fantasia, chiudiamo il titolo e adesso andiamo a modificare il nostro placeholder. In questo caso possiamo inserire ad esempio un video, quindi File, Importa, magari selezioniamo questa, importiamo il video, magari in questo caso il video 4K pure troppo zoomato, quindi dezoomiamo dalla scala e lo portiamo a 50. Chiudiamo il placeholder. Nella scena 2 abbiamo sia il titolo che l'immagine, in questo caso il video. Quindi torniamo su Final Export, andiamo all'inizio, facciamo play e abbiamo scena 1, scena 2 e così via. Adesso apro il progetto che ho utilizzato proprio per fare l'intro e come vediamo, se zoomiamo, abbiamo in questo caso tutte le scene che sono complete. Qui ho rimosso appunto il letterbox per questo effetto e ho la scena 1, la scena 2, scena 3, scena 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Allora ragazzi, nella prima semplicemente ho inserito uno screenshot della timeline di Premiere e ho inserito il testo Motion Array Tutorial. Nella seconda scena, come placeholder, ho inserito un altro screenshot di Motion Array. Stessa cosa nella terza scena, anche nella quarta scena. Nella quinta scena ho inserito la foto che abbiamo visto poco fa. Nella scena numero 6 ho voluto inserire un video, lo stesso vale per la scena 7. Nella scena 8, ragazzi, ho utilizzato un video però che non è mio. Infatti, questo video qui l'ho preso proprio da Motion Array. Sono andato nella sezione video e ho cercato sound e ho selezionato proprio questo qui e poi chiaramente l'ho scaricato. E quindi ragazzi lo stesso vale per le immagini, possiamo tranquillamente realizzare un intro sfruttando tutte le foto, i video stock e la musica di Motion Array all'interno dei template. Nella scena successiva ho fatto l'ennesimo screenshot ed infine abbiamo sempre lo screenshot del sito web e il logo di Motion Array, il tutto con la canzone che appunto abbiamo scaricato prima. Infatti poi facendo play quindi veramente semplicissimo e come vi dicevo prima possiamo tranquillamente rimuovere l'effetto dei graffi e anche di questi simbolini. Quindi ragazzi poi possiamo andare a modificare completamente questi template. Per semplicità possiamo tranquillamente lasciarli così e fare il minimo indispensabile, ma naturalmente possiamo poi modificare pesantemente il tutto. Magari semplicemente vi potete importare una o due scene all'interno di un altro progetto e sfruttarle come volete. A questo punto non ci rimane che andare su esporta ed esportare il video. Allora qui possiamo andare a selezionare
il preset con cui esportarlo. Io direi di sfruttare Match Source Adaptive High Bitrate, quindi lascerà le impostazioni della sequenza impostando un bitrate alto. Infatti se poi ci rechiamo nella sezione video abbiamo la risoluzione Full HD che è quella della sequenza. Naturalmente noi possiamo selezionarne un'altra, magari il 4K, però comunque la sequenza originaria era in Full HD. Lo stesso vale per gli FPS, ma non conviene modificarli in fase di esportazione, tanto vale modificare radicalmente la sequenza. Comunque le impostazioni importanti sono all'interno della sezione altro, dobbiamo cliccare su rendering alla profondità massima e poi usa massima qualità di rendering. Quindi scendiamo giù, selezioniamo CBR e in questo caso il massimo è 50 megabit al secondo, proprio perché siamo in Full HD e quindi comunque già molto più che sufficiente. Se il progetto include l'audio, come in questo caso, è importante che la spunta sia selezionata e che l'audio sia a 320. Quindi comunque impostando quel preset che vi dicevo prima, il tutto sarà preimpostato e a questo punto potrete esportarlo e inserirlo all'interno di un vostro video. Ma la cosa più semplice, se dovete utilizzare questo template all'interno di un altro progetto, è quella di selezionare il tutto, clicchiamo col destro, nidifica, clicchiamo ok, selezioniamo la sequenza nidificata e il nostro audio, clic col destro, copia o CTRL-C e apriamo il progetto in cui magari dobbiamo inserire quest'intro. Questo è il progetto che ancora sto realizzando e in questo caso io avevo esportato il video, ma posso tranquillamente incollare il tutto. Quindi mi sposto all'interno della timeline, magari qui, e clicco CTRL-V. E quindi a questo punto posso selezionare il video che avevo inserito all'inizio, lo cancello e trascino questo template all'inizio del video. E quindi avremo la nostra intro. Possiamo poi naturalmente fare un doppio clic all'interno del template e abbiamo effettivamente la sequenza con le varie sottosequenze. Quindi possiamo tranquillamente importare i template anche all'interno dei nostri progetti e poi modificarli passo passo. Come avete visto è molto semplice editare i template di Motion Array e si rivelano molto comodi soprattutto quando avete poco tempo e dovete inserire qualcosa di pronto all'interno dei vostri video. Oramai utilizzo Motion Array da oltre un anno e devo dire che mi ha aiutato in diversi progetti. Infatti potreste notare nei miei video di YouTube qualcosina che ho preso proprio da Motion Array. Infatti oltre ai templates ci sono anche i presets, la musica stock, le foto stock, i video stock e anche qualche plugin. Insomma, il catalogo è infinito. Naturalmente in descrizione trovate il link per la registrazione. Mentre se volete sapere come funzionano i preset potreste dare un'occhiata a questo video. E come sempre ragazzi, se il tutorial di oggi vi è piaciuto potreste lasciare un like ed iscrivervi al canale.